Buongiorno a tutti. Sono lo chef Paolo Gramaglia del ristorante President, una stella Michelin che si trova a Pompei, una città magnifica, una città fatta di storia, arte, tradizioni e di buon cibo. Io sono Antonio Sorrentino, executive chef rosso pomodoro nel mondo. Oggi siamo a Napoli, nella fondazione Made in Cluster, che si occupa di rigenerazione urbana attraverso l'arte. Cucinare in questa location ci onora tantissimo e ci fa felici ed è una cosa bellissima. Oggi faremo una ricetta epica, faremo una pasta e patate tradizionale, ma anche Un po' creativa e innovativa. quindi 2 paste e patate, 2 chef, una pasta e patata tradizionale e una innovativa. Chiaramente partiamo dall'ingrediente principale che sono le patate. Stiamo usando delle patate gialle perché hanno più consistenza, così non si sciolgono completamente dentro la salsa. È chiaro che il taglio delle patate deve essere omogeneo perché sennò nella cottura chi si sfalda, chi non si trova. Io metto un po' di lardicello così si scioglie. Il lardo lo mettiamo per dargli la base grassa, ma soprattutto questa è una ricetta povera, no? Dove si usano 3-4 ingredienti, le patate, gli aromi, un po' di grasso, un po' di sugna e delle scorze di formaggio. Parte grassa fatta e adesso ci dedichiamo alla parte vegetale. Un bel fondo di cipolla e sedano e facciamo un bel soffritto. L'importante è un bel taglio sottile. Le carote io non le metto perché innanzitutto sono dolci tanto quanto le patate, poi a me questo colore arancione dico semplicemente non mi piace. Quindi mettiamo tutto il soffritto, basilico abbondante e lo facciamo andare. Bisogna farlo stufare piano piano, rosolare senza farlo bruciare. Antonio, soffritto favoloso, ma il grasso non è la parte dell'olio che abbiamo aggiunto, è quella parte di... Proprio il grasso, un po' di extravergine alla fine lo mettiamo un po' nella mantecatura e se uno vuole un filo sopra. Poche gocce ma ci vogliono. Paolo, quindi le patate le abbiamo fatte andare nell'acqua, così abbiamo levato una parte dell'amido, le ho colate e siamo pronti Antonio, siamo pronti? a metterle nel fondo. Senti la consistenza? Antonio, basta patate. No, basta, non ce ne mettere. Poco, No, poco. Ma come faccio con la mia ricetta dopo? ce la fai, Ma no, guarda ma quanto dai, sono. Antonio, esagera Devi solo fare- perché sei più alto. Vogliamo tagliare il pomodorino? Pronti? Ma l'hai tagliato o l'hai schiacciato? No, l'ho tagliato, così si espande meglio, abbiamo un colore uniforme. Sai che mia madre lo schiacciava? Vabbè, perché usavo pure il pieno, no? Ma tu lo sai qual è la migliore ricetta della pasta e patate? Quella di casa mia. È quella di casa mia. Cioè, è proprio vero, la migliore pasta e patate è quella con cui sei vissuto, con quella che sei cresciuto, quella che hai mangiato di mamma. E ognuno di noi nella pasta e patate racconta la sua storia. Ora lo facciamo un po' andare perché facciamo fare questa caramellizzazione attorno alle patate che gli dà un po' di sapore in più, perché se adesso mettiamo subito il liquido, come si dice a Napoli, è un po' che scaurata, no? È bollita. È giunto il momento di nutrire la pasta e patate. La dobbiamo bagnare con tutte le bucce che abbiamo fatto il fondo, la parte esterna della cipolla, lo sfilaccio del sedano, un pezzo di patata, facciamo un brodo vegetale e vi dico anche un segreto, mettete del basilico all'interno del brodo così già abbiamo anche un profumo di basilico. Basta farlo andare un'oretta e mezza ed è pronto. Bel colore perché tutte le bucce scaricano dentro il colore. Io un altro segreto ce l'avrei. Potete anche bagnarlo con l'acqua, se è fatta come l'ha fatta Antonio, qui bella, saporita, va bene anche acqua calda, altrimenti un brodo vegetale sostenibile con il recupero. Siamo pronti, no Paolo? Caramellizzato, pronto per il brodo. Mettiamo brodo a coprire, Sì? perché dobbiamo dare agio alle patate di cuocere. E poi saliamo leggermente. Non esageriamo perché dopo comunque dobbiamo mettere formaggi. Un po' di pepe. Allora, io dico che è quasi tutto pronto, decuoce lentamente, lo vedi? Sta riposando. Guarda, ora comincia a sobbollire lentamente. La pentola è quella giusta, c'è l'attesa. Sai perché è veramente buona secondo me?
Perché il desiderio dell'attesa. Eh sì, perché praticamente quando mettevi il coperchio, dicevano dovete aspettare, e dobbiamo aspettare, cadremo fame. Antonio, allora, Pronti Paolo, pronti? è arrivato il momento della pasta. Sì, siamo pronti. Allora cosa vuoi fare? Allora, la pasta tradizionalmente si mette direttamente nella minestra, ma con queste paste molto amidose io preferisco fare una cottura prima in acqua 2-3 minuti. La pasta mista è una grande invenzione casuale. È mista perché non è che ce la creiamo mista, ma perché erano tutti gli scarti delle paste di produzione. Ma infatti nella salumeria di mia nonna, che aveva ancora i cassettoni della pasta, sotto i cassettoni rimaneva un po' e non lo potevano vendere singolo, facevano praticamente un cassettone di quello che rimaneva sotto ai cassetti. Vogliamo vedere i prodotti che poi dobbiamo finire questa pasta e patate? Abbiamo già preparato? Sì, abbiamo basilico a go-go, i tocchetti di scorza di parmigiano, la nostra provola di aggerola asciutta, l'abbiamo un po' strizzata dal siero per non dargli liquido, e soprattutto un filo d'olio a crudo. Quanto che profumo. Abbiamo fatto un misto di formaggi, la pasta è pronta e siamo pronti ad aggiungerli alle patate. Un po' di basilico, un po' di brodo, mettiamo anche le nostre scorzette di parmigiano, così nella finitura si ammorbidiscono. È arrivato il momento, Antonio. Assaggiamo la pasta, Paolo. Dai prima tu, dai. Che dici? Ma ti convince o no? Fantastica. Grazie chef, grazie. È buonissima. È arrivato un altro momento importante. L'ultima rifinitura fuori dal fuoco, dove mettiamo i formaggi, un filo d'olio buono e soprattutto la provola di aggerola. Antonio, ti apro l'olio di Olitalia. Bene Paolo, Ma bene. fantastico quest'olio. Sai perché? Dedicato. Questo qui è dedicato alle verdure. Quindi ottimo per la Fantastico. preparazione. Siamo pronti. Mix di formaggi. Pepe. Basilico. E siamo pronti a mettere la provola, che è questa innovazione, tradizione oramai. Storicamente era solo patate, grassi e pasta. Hanno cominciato con la scorzetta di parmigiano, poi hanno aggiunto il formaggio, poi hanno aggiunto la provola e noi aggiungiamo qualche goccia di olio, come tu dicevi, alla fine, quello dedicato di Olitalia. Un olio studiato apposta per essere abbinato con le verdure e che gli dà una grande lucentezza. La facciamo riposare e siamo pronti a servirla. A proposito di pasta, vi voglio ricordare che sono nel nuovo libro di Italia Squisita della pasta, insieme a tanti altri chef, con 2 ricette fantastiche, uno gnocco alla sorrentina e poi una pasta al forno della domenica. Tante ricette che potete fare a casa con grandi chef, quindi scegliete quello che vi piace di più e fatela. Riposata. La finiamo, qualche foglia di basilico e un filo d'olio a crudo. La nostra pasta e patate tradizionale è pronta. Cremosità, fila alla provola. Paolo, siamo pronti ad assaggiare. D'accordo. Fantastico. Abbiamo fatto la pasta e patate tradizionale per la famiglia, abbondante,
Adesso facciamo il piatto per gli ospiti. Io ho una tradizione familiare un po' marina, un po' da pescatori. Io odio sapidità, vento, bagni a mare. Non potevo che altro che non toccare nulla di un piatto tradizionale, ma rivolgerlo verso il mare. Innanzitutto parto con un brodo. Sì, anche qui facciamo il riuso, siamo sostenibili. Quando è arrivato a meno del bollore, quindi su 80 gradi, io lo tengo a quella temperatura, in modo tale che i colori non escano fuori, ma diano comunque sapore, quindi sarà un brodo meno carico di colore. Perfetto. Ora, partiamo dalla stessa cosa della ricetta classica. Andiamo su questa dadolata di pancetta e la lasciamo sudare. Tira fuori il grasso, come abbiamo fatto per la tradizionale. Filetto d'olio, il battuto. La prima nota marina gliela diamo con la ricetta, gli diamo un bello sprint. Qui il grasso mi dà l'untuosità che è assorbita dalle patate, mentre la ricetta mi dà la sapidità e la spinta iodata. A questo punto c'è bisogno della patata dentro. Vado ad insaporire un pochettino il brodo vegetale con delle buccette di limone amalfitano, vedi, ma solo la parte gialla. E vado a profumare già da adesso la patata con un pezzettino di limone. Ora questo brodo non ha bisogno più di andare, lo spengo proprio. E non lo saliamo, perché poi dopo comunque c'è il sale del pesce. Un tocco di colore appena appena, un pomodorino schiacciato, anche due se sono piccolini. Antonio, io ti faccio una confessione. Io questo piatto l'ho copiato. Sì che l'ho copiato perché uno chef non è che si crea qualche cosa, racconta la sua storia, la sua vita. Il nonno metteva nella sua pasta e patate la licetta perché era un pescatore. Io ho aggiunto una nota di acidità e freschezza con il limone e quindi racconto una storia. Poi comincio a mettere me stesso. Tanto c'ho ancora qualche altro ingrediente che ti vorrei raccontare, eh? A un certo punto andremo a mettere dei gamberi eccezionali, sono dei gamberi di Nassa, bianchissimi, stupendi, assaggia. Però me li vado a preparare perché una delle mie caratteristiche nella cucina è l'acidità, le freschezze. E che cosa faccio? Aggiungo una citronette, non è altro che olio e limone. Il rapporto è 1 a 1. E li lascio lì marinati perché il gambero così delicato, fresco, non ha bisogno di cotture, le useremo alla fine a crudo sopra e darà molto freschezza. Avete mai sentito il vento in primavera quando siete sulla spiaggia? Noterete un profumo di iodio e io come lo riesco a simulare, a riprodurre? È molto semplice, uso un'alga, la lattuga di mare, che nella tradizione partenopea viene fatta anche le zeppoline, vero? Sì, le paste cresciute. E quindi questo iodio lo sostituisco al basilico che abbiamo usato nella tradizione dove c'era tanto basilico. Io incomincio a dare ancora iodio, profumi di mare alla pasta e patate che stiamo realizzando. Adesso qui abbiamo un brodo molto trasparente, cominciamo a bagnare le patate. Sempre a copertura. Sempre a copertura. Io direi basta così, Antonio, adesso si deve riposare, tutte quelle storie che abbiamo raccontato per la tradizione, non abbiamo cambiato nulla, è sempre l'estrema tradizione che è stata interpretata in una maniera diversa. Sopra vorrei dare una nota che arrivi subito del nostro mare. E che cosa ho fatto? Abbiamo pulito dei ricci che assolutamente non devono essere cotti. Quando la pasta e patate sarà pronta, verranno poggiati sulla superficie. Ah, Anto, c'ho un'altra cosetta da farti assaggiare. Questa è anche da mettere sopra sulla pasta e patate a crudo. Altra proprio nota iodata che gli daremo. Uva di mare, vedi? È fatta di piccoli chicchi e di acini che se quando li schiacci in bocca sentirai iodio, vento, mare, salsedine. Buonissima. A finire una nota di colore, ma comunque che dà freschezza, delle uova di pesce volante saranno belli a guardarsi e daranno anche queste freschezza.
Ora, una cosa che vorrei fare è levare le alghe, perché ormai hanno già ceduto ogni loro aroma e profumo all'intingolo. Procedo? Sì, procedi. La buccia di limone la leviamo perché poi la metteremo grattugiata dentro. Allora Antonio, che facciamo? Pronti a calare la pasta? Hai notato la differenza? Sì, quindi la caliamo dentro. La caliamo dentro. Ho considerato un formato di pasta mista un po' più piccolino. Un po' di brodo leggero, così la andiamo a risottare. Sì, a risottare perché questa volta possiamo farlo in quanto il formato è più piccolino come pasta e ho bisogno anche ancora di un altro pochettino di amido. La cosa importante, sia nella tradizione che in questa, vedete che le patatine ci devono essere. Non deve essere cremosa come un purè. Ci siamo quasi, no? Sì, Scorzetta di parmigiano, come tradizione vuole. come tradizione vuole. Via. Sale? Andò assaggia per la cottura perché secondo me è fatta. Andiamo a rifinire il piatto. E adesso la firma, la parte fresca della pasta e patate, la buccia di limone amalfitano. Mamma mia, che profumo, Paolo. Adesso ci diamo un po' di pepe, un bricioletto di provola, qualche gamberetto a crudo all'ultimo momento. Come se fosse un risotto. Allora, per me è fatta. Mettiamo sempre un goccio di olio. In questo caso utilizziamo il delicato di olio Italia per il pesce. Un extravergine studiato per rispettare al massimo la materia prima ittica, che è il cuore di questo piatto. Cominciamo con le note fresche dei gamberi crudi che sono stati marinati. Perfetto. Adesso prendo le alghe marine e le condisco appena olio e limone. Sentirai che botta di iodio. Diamo la parte fresca con le uova di pesce volante, l'uva di mare, proprio la sensazione iodata fantastica. La parte più importante, il riccio di mare. Concludiamo col basilico a go-go, come piace a te. E allora ci siamo, abbiamo visto 2 volte la pasta e patate, no, è la stessa pasta e patate con la stessa tradizione, ma magari raccontata da 2 storie diverse e interpretazioni diverse, ma la migliore pasta e patate sarà quella vostra, dove c'è la tradizione e le vostre storie. Quindi aspettiamo la vostra ricetta, vi raccomando, cucinate, cucinate, cucinate. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita da Antonio E Paolo, aspettiamo le vostre ricette!